Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo angioletto femminuccia che mi è stato richiesto per realizzarlo come bomboniera ed io ho voluto condividere con voi il procedimento. Si può utilizzare anche come regalo oppure semplicemente per abbellire la nostra casa. Il video sarà diviso in due parti. Questa è la prima parte e realizzeremo insieme la testa con il corpicino e i capelli. Nella seconda parte invece realizzeremo le maniche con le braccia, le ali, l'aureola e faremo il montaggio di tutto l'angelo. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i progetti futuri. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone rosa per fare il vestitino e le maniche, cotone bianco per fare le ali e l'aureola, cotone marrone per fare i capelli e cotone rosa pelle per fare la testolina e le braccine. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno di ovatta per imbottire, quindi in questo caso imbottiremo la testa, un ago per cucire poi il tutto, quindi per l'assemblaggio, e poi utilizzerò questi spillini per fare gli occhi che con apposita colla incollerò quando li inserirò nella parte appunto della faccia. E poi le nostre forbici. Iniziamo la lavorazione con il rosa pelle per fare la testa. Quindi facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci prendiamo il filo all'interno, facciamo una catenella, rientriamo nel cerchio e lavoriamo 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6. Al termine tiriamo la codina e ci inseriamo direttamente nel primo punto che abbiamo fatto, realizzando una maglia bassa. Quindi faremo una lavorazione a spirale. Prendiamo il marcapunti e marchiamo la prima maglia. Continuiamo inserendoci sempre nello stesso punto e realizzando così 2 maglie basse nello stesso punto, quindi il primo aumento. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo il secondo aumento, 2 maglie basse nello stesso punto, e così facciamo per tutti i punti. Quindi alla fine ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Qui siamo arrivati alla fine, facciamo le ultime due maglie basse, sganciamo il marcapunti, ci inseriamo nel punto che avevamo marcato, sempre facendo la nostra maglia bassa e la rimarchiamo. Continuiamo, abbiamo fatto la prima maglia bassa, nel punto successivo ne realizziamo 2, quindi facciamo una maglia bassa più un aumento. Nel punto seguente una, nel successivo ne realizziamo 2.
quindi lavoreremo fino alla fine una maglia bassa più un aumento. Alla fine ci ritroveremo con 18 maglie basse. Arrivati qui alla fine, sganciamo il marcapunti, entriamo nel punto marcato realizzando sempre la nostra maglia bassa e la rimarchiamo. Ne realizziamo un'altra nel punto successivo e nel punto seguente faremo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi realizzeremo l'aumento. Quindi questo giro dovremo fare 2 maglie basse più un aumento. Maglia bassa e l'aumento, 2 maglie basse nello stesso punto. Alla fine ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Ci riagganciamo sempre al primo punto marcato e ora siamo arrivati alla grandezza della testolina. Dobbiamo fare 4 giri di punto su punto, sempre marcando il primo punto, facendo sempre marcando sempre il primo punto basso. Quindi ora iniziamo a fare il primo giro e poi proseguiremo, ne faremo in totale 4. Maglia su maglia. Fatti i nostri 4 giri, entriamo sempre nel primo punto, facciamo una maglia bassa e lo rimarchiamo. Ora dobbiamo iniziare a fare le diminuzioni. Quindi siamo arrivati qui ad aumentare, a fare 2 maglie basse più un aumento. Ora dobbiamo fare 2 maglie basse più una diminuzione. Quindi la prima l'abbiamo già fatta, entriamo, facciamo la seconda e ora prendiamo la costina del punto successivo e la costina dell'altro, quindi le costine esterne, facciamo passare il filo e facciamo la maglia bassa e abbiamo fatto la prima diminuzione. Entriamo e facciamo nel punto seguente una maglia bassa, un'altra maglia bassa, costina esterna, facciamo passare il filo, maglia bassa. Quindi continuiamo così e ci ritroveremo alla fine con 18 maglie basse. Arrivati qui alla fine abbiamo fatto l'ultima diminuzione. Infatti prima di continuare vi volevo ricordare che negli aumenti prima del marcapunti dovete avere l'ultimo aumento, nelle diminuzioni prima del marcapunti dovete avere l'ultima diminuzione, gli ultimi 2 punti per essere il lavoro eseguito perfettamente. Sganciamo il marcapunti, entriamo nel punto marcato e ora dobbiamo fare una maglia bassa più una diminuzione. La prima l'abbiamo già fatto, infatti io la sto marcando. Entriamo nella prossima, costina, tiriamo il filo, maglia bassa. Entriamo nella successiva maglia, facciamo la maglia bassa, dopodiché facciamo sempre costina e maglia bassa. Quindi continuiamo così fino alla fine a fare una maglia bassa più una diminuzione e ci ritroveremo con 12 maglie basse. Arrivati qui alla fine abbiamo terminato la nostra lavorazione della testa. Dobbiamo fare un giro maglia su maglia, quindi sganciamo il marcapunti, entriamo
nel punto marcato, sempre facendo una maglia bassa, lo rimarchiamo e dobbiamo lavorare maglia su maglia, escluse le ultime 2 maglie. Quindi abbiamo in tutto 12 maglie, lavoriamo 10 maglie basse e lasciamo in sospeso le ultime 2 maglie. Lavorate le nostre 10 maglie, abbiamo le ultime 2. Entriamo nell'11ª facendo una maglia bassissima. Questa è una lavorazione che facciamo proprio per inserire il nuovo colore e per non vedersi quel fastidioso scalino di inserimento colore. Quindi maglia bassissima e nell'ultima maglia entriamo, prendiamo il rosa in questo caso e chiudiamo sempre con maglia bassissima col rosa, così. Prima di continuare la lavorazione, quindi prima di questo passaggio, perché poi magari ci verrà complicato a farlo, dobbiamo imbottire la nostra testolina. Quindi possiamo anche sganciare, entrare sempre col colore rosa nel primo punto, facendo una maglia bassa, quindi ritorniamo a lavorare normalmente con le maglie basse, lo marchiamo, anche se in questo caso il colore è diverso e si vede perfettamente, tiriamo il filo di lavorazione e possiamo imbottire la nostra testa. Guardate, questo è il contorno del collo. Quindi il filo che abbiamo sostituito lo possiamo tagliare e imbottiamo con l'ovatta la nostra testolina. Prendiamo l'ovatta e la inseriamo qui dentro. Quindi lo possiamo fare con un dito, che ci possiamo aiutare con l'uncinetto, comunque la inseriamo tenendo il filo esterno, ne prendiamo un altro po', e la inseriamo all'interno, fino ad averla imbottita perfettamente. Così poi continueremo la lavorazione del corpicino, quindi con inserito il vestitino. Inseriamo un altro pochino. Ok. La sistemiamo con le mani, guardate. Abbiamo ottenuto la nostra testolina. Ora possiamo continuare la nostra lavorazione. Riprendiamo il punto, quindi lo sfiliamo da qui, ok. Questa è la codina del rosa, stringiamo, abbiamo fatto la prima maglia bassa,
Ora continuiamo la nostra lavorazione con il cotone rosa. Abbiamo fatto la prima maglia bassa, ora dobbiamo nel punto successivo fare un aumento, quindi dobbiamo fare in questo giro una maglia bassa più un aumento. Prendiamo il punto, ci verrà un pochino difficoltoso qui nella parte iniziale, però vi assicuro che poi si procederà tranquillamente. Abbiamo fatto l'aumento, 2 maglie basse nello stesso punto, nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa, nel punto seguente lavoriamo 2 maglie basse. Fino ad arrivare alla fine del giro, facendo sempre una maglia bassa più un aumento. 1 e 2 nello stesso punto. Arrivati qui, negli ultimi 2 punti abbiamo fatto, vi ricordate, la maglia bassissima, quindi prendiamo, ci lavoriamo una maglia bassa nella maglia bassissima, e qui nell'ultimo punto prima del marcapunti ci lavoriamo 2 maglie bassissime, 2 maglie basse, scusate, quindi una e 2. E abbiamo terminato questo primo giro. Sganciamo il marcapunti, entriamo sempre nella maglia marcata, che è questa, sempre con la maglia bassa, rimettiamo il marcapunti. Qui ora dobbiamo fare 6 giri di maglia su maglia, quindi i punti che abbiamo fatto sono 18, 6 giri di 18 punti, maglia su maglia, quindi lavoriamo sempre una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Fatti i nostri 6 giri, guardate, oltre, non contando quello degli aumenti iniziali, 1 2 3 4 5 6, arriviamo qui al marcapunti, questo lo possiamo levare e ci chiudiamo nel punto segnato con maglia bassissima, così. Ora iniziamo a creare la parte della gonnellina. Qui vi volevo far vedere il cambio colore, che è quasi invisibile con quello tipo di lavorazione. Ora continuiamo facendo 2 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto facendo una maglia alta, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. E abbiamo fatto il primo archettino. Continuiamo saltando 2 punti di base, 1 2, entriamo nel terzo, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo e lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella e nello stesso punto 2 maglie alte, 1
e 2, saltiamo 1 2, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel terzo punto e lavoriamo sempre il nostro archetto. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Continuiamo così, saltando 2 punti, entrando nel terzo, fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, come vedete ci avanzano 2 punti, 1 2, ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale, entriamo e ci chiudiamo con maglia bassissima. Abbiamo terminato il primo giro del nostro vestitino. Ora ci spostiamo, entriamo nella maglia successiva con maglia bassissima ed entriamo nel primo archetto disponibile con maglia bassissima. Qui ci rialziamo sempre con le nostre 2 catenelle, rientriamo e facciamo la maglia bassa e la maglia alta, una catenella e 2 maglie alte nello stesso archetto. Quindi negli archetti ripetiamo le stesse cose: 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, qui al centro fra i 2 archetti entriamo e ci lavoriamo una maglia alta. Entriamo direttamente nell'archettino e ci lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Entriamo qui al centro e ci lavoriamo una maglia alta. Di nuovo ripetiamo quello che abbiamo appena fatto. Questa lavorazione la dobbiamo fare fino alla fine del giro. Arrivati qui alla fine facciamo l'ultima maglia alta fra gli archetti e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Abbiamo terminato il secondo giro, ora ci spostiamo sempre con maglia bassissima nell'archetto, ci rialziamo con 2 catenelle, lavoriamo sempre una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte nello stesso archetto. Quindi questa lavorazione rimane invariata per questi giri. Ora nella maglia alta sottostante lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2 nello stesso punto. Entriamo nell'archetto successivo e lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Nella maglia alta entriamo nella maglia e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, e continuiamo nell'archetto, lavoriamo lo stesso archetto, nella maglia alta 2 maglie alte. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima, ci spostiamo sempre con maglia bassissima nell'archetto, quindi entriamo,
prendiamo il filo e ci spostiamo nell'archetto. Facciamo l'archetto sempre allo stesso modo, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2. Entriamo nella prima maglia alta centrale facendo una maglia alta e nella seconda ne lavoriamo 2, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi qui nella parte centrale degli fra gli archetti avremo 3 maglie alte. Entriamo direttamente nel prossimo archetto facendo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Entriamo nella prima maglia alta centrale, facciamo una maglia alta e nella seconda ne lavoriamo 2 nello stesso punto. Quindi continuiamo così facendo questa lavorazione fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati qui sempre ci chiudiamo nella seconda catenella con maglia bassissima e ora facciamo insieme l'ultimo giro. Quindi ci spostiamo da questo punto con maglia bassissima all'interno, ma qui realizziamo direttamente una maglia bassa. Quindi vi faccio rivedere, mi sono spostata con maglia bassissima qui nelle maglie alte, entriamo nell'archetto e facciamo direttamente una maglia bassa seguita da un'altra e un'altra ancora, quindi 3 maglie basse. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta centrale, quindi qui nella seconda, e ci lavoriamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo direttamente nell'archetto e lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia centrale, quindi nella maglia alta centrale, e lavoriamo 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Entriamo qui nell'archetto direttamente facendo 1, 2 e 3 maglie basse e continuiamo così fino alla fine. Arrivati alla fine ci chiudiamo con maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio. Catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Abbiamo terminato il vestitino. Ora nascondiamo il filo fra le maglie, così lo eliminiamo. Quindi facciamo passare l'uncinetto e il filo, lo potete fare anche con un ago, lo fate passare in diverse maglie. Qui magari dalla parte sotto, e poi lo andiamo a tagliare e a eliminare. Qui
abbiamo la testa con il nostro vestitino. Guardate come sta perfettamente all'impiedi. Infatti una cosa che io non vi ho detto è che io non ho inamidato i miei angioletti perché stanno perfettamente, però poi alla fine della lavorazione voi, se volete, potete inamidare anche solo il vestitino e le ali. Quindi poi vi spiegherò anche come si fa per irrigidirli. Terminato testa e corpo, guardate, ora facciamo i capelli e terminiamo così questo video, che è il primo, la prima parte del nostro angioletto. Quindi per fare i capelli abbiamo bisogno del marrone. Io vi ho detto nella presentazione dei materiali che potete utilizzare qualsiasi tipo di colore, sia per fare l'angioletto e sia per fare i capelli. Io in questo caso ho fatto 3 angioletti, li volevo fare tutti dello stesso colore dei capelli per essere un pochino coordinati. Per fare i capelli del nostro angioletto io mi sono portata avanti perché è la stessa lavorazione della testa. Quindi ho fatto l'anello magico e 6 maglie basse, un aumento ogni maglia, siamo arrivati a 12, una maglia bassa più un aumento, siamo arrivati a 18, 2 maglie basse più un aumento, siamo arrivati a 24. Dopodiché ho fatto 1, 2, 3, 4 giri punto su punto. Quindi sono arrivata, ho fatto la lavorazione precisamente della testa, tranne arrivata prima delle diminuzioni. Facciamo la prova, inseriamo i nostri capelli, guardate, li inseriamo così, vestono perfettamente, guardate. Ora possiamo continuare per fare la decorazione. Quindi ora continuiamo insieme. Sganciamo il marcapunti, entriamo con maglia bassissima nel punto marcato, 3 catenelle, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta non chiusa, di nuovo nello stesso punto un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Saltiamo 2 punti, entriamo nel terzo e facciamo una maglia bassissima, 3 catenelle, entriamo sempre nello stesso punto, maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme 1, 2, ci chiudiamo nel terzo punto. Questo lo facciamo per 4 volte, quindi 3 catenelle, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme, saltiamo 2 punti, entriamo nel terzo. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 volte, ora lo facciamo per l'ultima volta. 1, 2, 3, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa, chiusa insieme, saltiamo 2 punti e ci chiudiamo con maglia bassissima nel terzo punto. Ora da questo punto lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia sottostante fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, guardate, qui c'è l'ultimo punto, non lo lavoriamo, quindi fermiamo la lavorazione, tagliamo il filo più lunghetto, così, prendiamo il cotone, ce lo appoggiamo così e facciamo 10 giri, 1, 2, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 e 10, così. Tagliamo il filo, riprendiamo la lavorazione tenendo sempre questo così, mi raccomando, riprendiamo la lavorazione, entriamo nell'ultimo punto, entriamo, ecco così, nei fili, prendiamo il filo che avevamo lasciato più lunghetto e ce lo prendiamo all'interno, guardate, lo facciamo passare di sopra, ce lo tiriamo qui all'interno del punto e facciamo una maglia bassa, rientriamo sempre prendendo, guardate, il nostro filo attorcigliato, facciamo un'altra maglia bassa e una catenella aggiuntiva e tiriamo, prendiamo questi fili, li sistemiamo così, prendiamo le forbici, entriamo al centro, li tagliamo, mettiamo sempre la lavorazione così, guardate, la separiamo, in grosso modo dobbiamo fare una treccia e iniziamo a fare una treccia, una classica trecciolina. Magari, ecco, prendete in mano, vi viene meglio, quindi facciamo così, facciamo ripassare questo così, questo così, così. Se la volete più lunga, comunque sia, a posto di mettere le 3 dita ne potete mettere di più. Qui abbiamo fatto questa treccia che è venuta non grandissima, prendiamo un pezzetto di filo, magari ve lo preparate prima, attorcigliamo il tutto così, e facciamo un doppio nodo. Facciamo il primo nodino, lo stringiamo così e facciamo l'altro e lo stringiamo. Ora tagliamo i fili in eccesso, quindi così, e abbiamo ottenuto la nostra treccia. Facciamo la prova subito dei nostri capelli. Qui andiamo a tagliare il filo centrale, ecco, mettiamo i capelli, ricordatevi che 1 2 3 4 devono stare qui nella parte sopra, così li fate, li inserite per bene. Questa è la trecciolina che poi, questa qua che scende,
ho buttato a terra l'altro angioletto, e abbiamo fatto vestitino, corpo, testa e capelli, e questo video l'abbiamo terminato. Ora l'inserimento degli occhietti è semplicissimo, lo faremo però nell'assemblaggio di tutto l'angioletto. Anche qui i capelli devono essere comunque inseriti e cuciti con la testa, però il tutto lo faremo nel prossimo video, perché faremo le maniche, faremo le braccia, le ali, quindi sono tutto da sistemare in modo corretto con tutta la testa, e poi faremo l'aureola come abbiamo fatto appunto in questi qua, guardate, sempre inserita e cucita alla testa. Quindi questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare su questo che avete visto, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e ci rivediamo alla continuazione, quindi alla seconda parte del video.